che mi vengono a dire avete fatto una cosa schifosa. Abbiamo fatto. Io non ce l'ho! È un'associazione a delinquere, di gente che si deve aiutare. Dov'è quel pezzo di Lucas che mi ha rotto i... Tu stavi nella fila di Furuya, guarda questo che fa! E poi mi vieni a dire a me, stavi nella fila di Furuya e facevi anche Mashima! C'hai il dono dell'ubiquità! C'hai il dono di Ciao Lorenzo, vuoi mettere pure tu stasera? Parla pure tu, tieni qualcosa dici pure tu stasera, Lore, perché non è serata. Te lo dico subito, non è serata, Lore. Where the fuck is the difference, figlio di Lucas, ti deve venire una scopa nel Questo è Caverna di Platone. Questo è... Sì, è lui. Questo è Caverna Rewind. Come sempre, questa è una reaction ironica, goliardica, fatta per ridere. Non imitatemi e soprattutto non denunciatemi. No, va. Che dobbiamo guardare? Il live show? No, non mi interessa. Maxi Showcase. Questo di un'ora. Ah, ma che ora? 2 ore. Questo. Immagino voi siate curiosi. La voce non mi è ancora tornata del tutto, ma si fa il video. E abbiamo anche uno sponsor per questo video. Fumetti e manga! Carte gradate! Buste patatine per manga! Giochi da tavola! Ah, siete lì! Carte collettorali! Video del Lucca Comics 2023. Non so neanche come chiamarlo questo video. Il Lucca Comics del divertimento? Mi sono divertito un sacco. Il Lucca Comics delle firme? Ne ho avute... non potete capire. Il Lucca Comics dell'insonnia? Ho dormito veramente poco. Il Lucca Comics delle code record, e lo dico con gioia e onore, perché ci arriviamo dopo, ma se faccio 16 ore di coda per una firma, 1 vuol dire che la volevo, 2 che me la sono meritata davvero, 3 diventa anche una di quelle storie da raccontare, ah, quella volta, e in più davvero. Come hai fatto a fare 16 ore di film se io ne ho fatte 15 e tu sei arrivato un'ora dopo di me? Come hai fatto a fare? Per a Lucca mi sono sempre trovato bene, si parla, ci si racconta storie, si cazzeggia, il tempo vola. Comunque potrei chiamarlo il Lucca dei record, ma ogni anno è il Lucca dei record per me perché si alza l'asticella. La voce è quella che è, ma fidatevi, non ne avevo veramente più di voce che Lucca. Partirei dall'inizio. La fiera inizia mercoledì 1. Il mio piano era semplice. Cena a casa verso le 18 di martedì, il giorno prima, 19:23 mi faccio quelle ore di sonno e parto per Lucca. Tempo di prepararmi, vestire, chiudermi la valigia, viaggiare verso Lucca. Sarei stato in coda per Mashima intorno alle 4. Ma non tutto va come pianificato a volte. Ore 19 del martedì, sto prendendo il caffettino post cena prima del pisolo e mi suona il telefono. Ci sono già 14 ragazzi in coda dalla Star. Il primo si è messo in coda alle 16. Eroi, stima infinita, ma lì per lì non mi preoccupo. Penso magari a ragazzi senza albergo che ce l'avranno dal giorno dopo e che per stare in giro a far nulla si sono messi lì in coda. Cose così, non penso che... Allora, nessuno si è preoccupato troppo. Questo è il problema. Nessuno ha detto, vabbè, ma tanto... Ma che può succedere? La situazione possa degenerare. Anche perché ricordiamo che Hiro Mashima fino a ieri sembrava piacere solo a me. L'ho sempre difeso in ogni video da 10 anni a questa parte, quando i vostri influencer preferiti lo denigravano come il peggiore tra i peggiori. I vostri influencer preferiti denigravano? Oh, ma come ti permetti? Come ti permetti? Mio padre, Hiro Mashima, sta qua in edizione gigante a casa mia, guarda qua. Oh, mio padre. Io ero lì quando venivano fuori termini negli altri video come manga d'accesso, il suo posto è la scatola della merda, l'unica cosa buona dei suoi manga sono i piedini, o la perla tra tutte, mi sento troppo intellettuale per leggerlo. Potrei continuare, ma ci siamo già capiti. Quindi, ricapitoliamo, 14 persone in coda dalle 19. Preoccupato sì, ma con cauto ottimismo. 5 minuti dopo, ripeto, 5 minuti dopo, appena poso la tazzina del mio caffè, arriva un altro messaggio. Sono in 20. Il messaggio mi lascia basito F4. In 5 minuti si sono aggiunte altre 6 persone. Fanculo le ore di sonno, parto subito. Viaggio della speranza in cui avrò preso sicuramente delle multe, ma questo lo scopriremo nei prossimi giorni, e mentre guido mi arrivano delle notifiche che la macchina mi legge in automatico. Siamo 30. Cazzo, mi mancano 3 ore di strada. Siamo 40, siamo 50, siamo 60. Cazzo, mi manca 1 ora e 20. Siamo 70 e io sono a 40 minuti da Lucca. Entro dentro Lucca, parcheggio.
Secondo me se Alex, perché poi era Alex che gli mandava questi messaggi, se diceva siamo arrivati a 99, quello faceva un incidente, voglio, faceva un bel frontale in autostrada, boom, così finiva. Non è una trollata, è vero, io c'ero. Ragazzi, non è nessuna trollata, è tutto vero. Noi gli mandavamo i messaggi, dicevamo guarda che te devi muovere. Come un matto che correva, ma si è fatto Milano-Lucca in 3 ore, matto. Definiamo così l'atto con cui ho posizionato la macchina. Andrea, diciamo che tu la macchina posizionata, tu sei arrivato che eri 88Z da Fast and Furious, avevi fatto, ha messa così la macchina, brum, è arrivato. C'era sta, e non posso dirlo in un video, corro, arriva la fila, ci sono. No. Corro, arrivo, no, lui è arrivato che era, che, voglio, era, vi giuro, era così. Era diventato dispo di Dragon Ball Super. Cioè, faceva poi a un certo punto cominciava a fare. Ma vi giuro che era assurdo vederlo in mezzo Lucca, lui che correva. Assurdo. 77esimo intorno alle 23. La coda verrà chiusa per le 23:40, la Star Comics farà la storia e signori sono ufficialmente nella coda più lunga in termini di tempo del Lucca Comics, non di quest'anno, ma della storia. E ci saranno dei rilanci, ma ne parleremo dopo. Sta cosa non mi torna tanto perché nei giorni successivi ho visto persone mettersi in fila dalle 9 del mattino per le 9 del giorno dopo, quindi 24 ore. L'entusiasmo per Hiroshima è dilagante. Il popolo è entusiasta, continuano ad arrivare persone che vogliono incontrarlo. Alcune molto gentili, alcune molto meno. Tipo quelli che arrivano alle 8:45 dicono io sono arrivato 15 minuti prima dell'apertura, come possono essere finiti i posti? Zio, anche meno, sono lì in coda da 16 ore. L'entusiasmo è alle stelle. Vox Populi, Vox Dei. Zio, anche meno. Si dice così, giusto? E quest'anno per la prima volta nella mia vita ho un accompagnatore d'eccezione, che farà più danni che cose giuste, e lo vedrete dopo, ma a sua difesa è la prima volta che veniva a provare l'esperienza di qualche giorno. Ho fatto parte della fiera di quest'anno con mio padre. Erano 5-6 anni che mi diceva una volta la sua roccia! Mi piacerebbe provare una volta viverla da dentro, e io fondamentalmente ho sempre rimandato la cosa, ma perché come lo faccio io è un dispendio di energie notevoli. Poi dopo il Covid, dopo l'anno scorso che eravamo liberi ma c'era ancora un po' di timore, mi ero promesso il primo Lucca lo porto. Di solito si va a pesca, si va allo stadio, era un'esperienza da provare. Codroipo, allora non hai capito un come non hai capito un di One Piece, non stai capendo un meno di questo. Il padre, che io ho detto è la sua roccia, secondo te il padre che se l'è portato a fare a Lucca? Piccolo spoiler, farà più danni dell'acqua che è caduta a Lucca, e lo vedrete dopo, ma gli si vuole bene lo stesso. Siate clemente con lui, è il suo primo tuo padre, certo che gli devi voler bene. Esordio in assoluto. Da questo momento chiameremo mio padre Soldato, come soldato dei pinguini di Madagascar. Ci metterà tutto l'impegno del mondo, ma riuscirà così. Pure a dire è un soldato, boh. Quindi siamo in coda dalle 23 alle 9 del mattino, apre 10 ore di coda gestita benissimo. Faccio i complimenti ai ragazzi che si sono sbattuti, che facevano gli appelli per controllare che nessuno si segnasse, poi andasse a casa a dormire. Insomma, ne abbiamo beccati più di 10 che hanno entrato sto gioco. Quindi, bravi. Ore 9, si parte ufficialmente con la fiera. Entro dalla Star, acquisto i 3 volumi per lo sketch e 3 variant, che tra l'altro notate che unite fanno un disegno unico, bellissimo, figata, geniale. E faccio prendere al Soldato Rave 1, Rave 2 e il volume speciale Hiroshima Heroes. Ovviamente roba mia, pago io. Il sensei disegnava qualsiasi, aspetta, lo ridico, qualsiasi volto di qualsiasi personaggio delle sue 3 serie principali. Con qualsiasi espressione, in qualunque posa. Non so scegliere, infinite possibilità, 1000 idee. Ero finito nell'orario per lo sketch tra le 12:15 e le 13:15, quindi avevo 2 orette libere. Volo da Panini per acquistare i volumi di Urasawa. Perché acquistare i volumi di Urasawa se ho già tutto? Ma perché con 20 euro di spesa su manga o artbook di Urasawa si poteva avere un tagliandino. Il ticket... Allora ragazzi, mentre eravamo in fila da Hiroshima, Andrea a un certo punto... ve lo giuro su quello che volete. Ve lo giuro su quello che volete. Andrea a un certo punto apre la giacca, tira fuori dal taschino un foglietto e dico: ma che è sta roba? Lui lo apre, c'era dentro in una griglia di Excel un piano di acquisto di tutta la roba che doveva comprare. Lo fa vedere il foglietto? A conferma di quello che ti sto dicendo che è vero. Tira fuori questo foglietto con dentro scritto
questa serie 2x, questo 3x, questo 2x, questo 1. Aveva un numero a 10 cifre. Inviando questo numero con un messaggio si riceveva la notizia della vincita o l'odiosissimo riprova, sarai più fortunato. All'inizio pensavamo tutti a un mini sketch del maestro, a una firma su uno shikishi, tipo questo. Ma sulla cosa torneremo dopo. Entro da Panini, l'idea era non ci sarà troppa gente, i biglietti oggi non sono sold out per la fiera. Doveva essere un giorno tranquillo, in più ricordiamo la campagna fatta da tutti contro il concorso. Hashtag non partecipo, hashtag non partecipate neanche voi, ludopatia e gioco d'azzardo, è una vergogna e cose simili. Sì, ma non lo dire con accondiscendenza. Sono cose negative queste. È sbagliato fare le lotterie. Non lo dire così in una maniera superficiale. Guarda, stupidi loro. E poi alla fine abbiamo partecipato lo stesso. Io non ho partecipato. Umberto non ha partecipato. Tu hai partecipato? Codroipo non ha partecipato. Noi non abbiamo partecipato, ma chi ha partecipato? Tutti gli altri. Si saranno fatti 2 milioni di euro solo a Lucca, voglio dire. Quindi mi aspetto di essere io che compro i miei volumi, me li gioco solo io e vinco solo io. Cioè, il pensiero era se gli influencer hanno fatto bene, gli influencer influenzano, la gente non gioca, arrivo io. Tac, sì. Adesso vuole dire pure che gli influencer non sanno fare il loro mestiere perché, vedi, non sono riusciti a convincere le persone. Ma what the fuck, man? Sia chiaro, neanche a me fa impazzire l'estrazione del dover vincere a culo, ma almeno l'onestà di dire le regole sono queste, sono uguali per tutte, ci provo. E sono anche così onesto da dire che lo volevo a tutti i costi, ma non tanto la firma di Urasawa, ma l'averlo a 5 centimetri da me, 1-2 centimetri nel momento in cui gli passavo lo shikishi o il volume, in cui le mie mani si sarebbero sfiorate con le sue. Urasawa in Italia, a Lucca. Un sogno. Incontrarlo per una dedica sarebbe tra le top esperienze di vita. Quindi non mi aspetto molta gente. Entro e c'è letteralmente il mondo. Non si riesce a camminare. No. Quindi spero Soldata faccia ammutinamento. Rob, grande spoiler, non l'ha mai fatto. Nuovamente Vox Populi, Vox Dei, tutti i discorsi non partecipati, bla bla bla, aria fritta. Comunque aspetto il mio turno, epopea. Sono le 11:30 del mattino e Ma aria fritta, ma è chiaro, perché se la gente è pazza come te, perché devi essere pazzo per spendere 3.000 euro nella speranza di ottenere qualcosa, poi lo ottieni, ok, ma sei pazzo. C'è già quell'odore di sudato misto a carta, classico odore. Ah, ha speso solo 2.000 per Urasawa. Certo. Di Lucca. Arriva il mio momento. Il piano era semplice. Faccio all-in subito. Mi ero preparato una lista con tutti i volumi da prendere. Prezzi, calcoli totali, da non perdere tempo. In modo tale da non perdere tempo io, non fare perdere tempo ai ragazzi di Panini e non far perdere tempo ai ragazzi dietro di me. Veloci ed efficienti. Compro volumi per un valore di 2.000 euro, né un centesimo in più, né un centesimo in meno. Calcoli alla mano. Questa è perfezione. Cosa ho preso di Urasawa? Allora, 3 pair di 20th Century Boys, 1 pair del 21, vabbè perché ce n'è solo uno, poi Happy in 2 pair, tutta la serie 2 volte, 4 cofanetti di Billy Bat dall'1 al 5, Monster in triplice copia tutto, Asadora per la variant 2, poi 2 e 1, tutti gli speciali, gli artbook 1, qualche numero di Asadora, 5 variant di Pluto, tutto Pluto in triplice copia, dunque oggi ne abbiamo presi 3, poi vabbè, abbiamo Girogo, quello nuovo uscito, è Gigoro comunque, 4, 3 dello spin-off sui mangaka e 4 di Yawara 1. Signori, ottino Urasawa. Ottengo 100 biglietti. 1, 2, 3, 4, 5, 64, 75, 76, 77, 98, 99. Ricorro dalla Star, sono le 12:15. Entro in coda per lo shikishi di Hiromashima. So cosa farmi fare. Immaginate di chiudere me e Hiromashima in una stanza e dobbiamo unire le nostre menti per un disegno che si possa far vedere in pubblico. Bene, quello che è venuto fuori è Elsa Scarlett in versione Bunny. Che cos'è la poesia? Bellissimo. Avevo visto questo lavoro in un altro shikishi che aveva fatto in Giappone. Gliel'ho mostrato col telefono e mi guarda stranito. Mi dice, l'ho fatto io?
Sì, maestro, è nella galleria dei suoi lavori, firmato da lei. Comincia a disegnarlo, ma è dubbioso. Poi a metà del disegno si ferma e fa e con la traduttrice mi spiega che l'aveva fatto un'unica volta per un ragazzo che aveva vinto un concorso, gli aveva fatto molto più bello, aveva molto più tempo, era proprio bello quello, eh. E quello che gli avevo mostrato era proprio il vincente di un concorso che lì per lì non si ricordava. Questo dove hai visto? Internet. Non si ricorda di aver visto di quelli che erano in fila, forse per qualche campagna di regalo di qualcosa. Il sensei comunque è stato super gentile e ha realizzato la mia richiesta. Ci arriveremo dopo, ma è stata la persona più gentile e disponibile mai incontrata tra tutti gli autori giapponesi. Una disponibilità incredibile, e questo ce lo siamo detti tutti. Vabbè, faresti sesso con Mashima? Probabilmente sì. La Star Comics, oltre ad aver portato un gran mangaka, ha portato anche un grande uomo. Ho delle storie che gli fanno molto onore, ma ne parliamo dopo. Tutto il contrario di Yagi, che firmava da coricato, si addormentava mentre firmava l'anno scorso, per dire. Sono le 13. Vabbè, disrispetto totale per mio padre Norihiro Yagi, senza senso sto fatto. Il mercoledì, io il mio sketch, il soldato ha ritirato il suo. Riascoltiamo un momento, scusate, non ho capito. Per dire. Sono le 13 del mercoledì, io il mio sketch, il soldato ha ritirato il suo. E a me mi hanno detto: avete fatto una cosa schifosa. Il tuo amico ti aveva messo nella lista di Usamaru Furuya e tu non c'eri e voleva prendere il biglietto un altro amico tuo, non gliel'hanno dato, hanno fatto bene. Io a quelli di Coconino gli ho detto grazie mille che mi avete fatto perdere la firma di Furuya, grazie, siete stati veramente i top number one. Ma la gente che rosica deve stare zitta! Ma voglio vedere... Oh, io voglio vedere questo dice Lucas, dove sta? Lucas. Senti Lucas, visto che mi ero che Giacomo stava facendo una cosa sbagliatissima, mi puoi spiegare come mai il padre di 88 Zelda fan ha preso un altro Shikishi e quindi 88 Zelda fan ce ne ha due, però a lui non gli rompi il puoi andare a rompere il un attimo a 88 Zelda fan, mannaggia di... Porco dio, veramente. Ma vi pare normale questa cosa? Che mi vengono a dire? Avete fatto una cosa schifosa. Abbiamo fatto. Io non ce l'ho! Non me l'hanno dato! Lo capisci? Certo, ero nella fila di Furuya. Finito Mashima, se riuscivo andavo a fare Furuya. Non ce l'ho fatta, ho mandato un amico. All'amico hanno detto: mi dispiace, se non c'è lui non ti posso dare il tagliandino. Bene, molto bene. Io ho detto grazie a Coconino che mi avete fatto perdere la firma, a posto così. Me lo ricorderò fino a quando muoio e ve lo rinfaccerò per tutta la vita, perché sono un napoletano assolutamente non permaloso. E poi lui si fa la doppia fila, lui è il padre. 2 Shikishi. E a me mi vengono a dire: stavi nella lista, volevate fare il giochetto. Non l'ho fatto, non l'ho preso, non ce l'ho. Ma pure fossi riuscito, che c***o c'hai da dire? Ma io mi faccio afferrare per pazzo. Ci sono per... Io vittimista! A coglione! Io mi faccio afferrare per pazzo, ragazzi. C'è gente che ha fatto la fila per persone che non erano a Lucca. Gesto nobile. Ha fatto la fila per un amico che non era a Lucca. E io allora però voglio capire... Porco di Dio! Qual è la differenza? Qual è la differenza? Se un amico mio prendeva lo Shikishi per me, qual è la differenza? Se uno si fa la fila per regalarlo a una persona che lavora a Frattamaggiore, Vico, Durante IV, Frattamaggiore, provincia di Napoli, e gli hanno portato fino a casa uno Shikishi di Ninomiya, qual è la differenza? Qual è? Tra quelli che hanno fatto la fila per darla a lui che non c'era nemmeno e l'amico mio che faceva la fila per me. Qual è la differenza? Where the fuck is the difference, figlio di puttana? Lucas, ti deve venire una scopa nel culo!
Ho scelto un classicissimo. Volo da Freccero, per cui avevo la prenotazione fino alle 13:30. Arrivo a pelo, ma comunque nei 15 minuti prima del regolamento. Freccero non c'è. Vedo Dario, lo saluto, gli chiedo dov'è Freccero. Neanche lui sa dov'è. Panico. Lo troviamo e mi firma tutto. Mi faccio firmare PK Giant 23, PK Giant 47. La motivazione della firma in questi 2 volumi è perché secondo me qui lui realizza le sue 2 migliori storie. Poi un Double Duck 4, per cui ho realizzato una storia. Lo speciale Spillato 99, La fine del mondo, chicchetta, e il Topolino in edizione limitata di questo Lucca. Non c'è un c***o da competere, non c'è un c***o da competere, la dovete smettere, la dovete finire, non è una competizione. Se mi piace l'autore mi metto in fila, sto lì e se riesco prendo la c***o di firma, prendo il disegno. Non è una sfida, non è una guerra, è una passione, ma la state facendo diventare una pazzia, da passione a pazzia. Ore 14 vedo l'annuncio della Star Comics in cui annuncia un nuovo manga di Hiroshima in uscita 2000. No, Merlino, non ti posso permettere di fare queste insinuazioni su mio fratello 88 Zelda fan, via. 25 Dead Rock. Ciao Lorenzo, vuoi mettere pure tu stasera? Parla pure tu, tieni cosa dici pure tu stasera, Lore, perché non è serata. Te lo dico subito, non è serata, Lore, non è serata. Quindi tra 2 anni abbiamo Dead Rock. Ho la pelle d'oca, la mente comincia a viaggiare. E sapete qual è il parassita più resistente? Un batterio? Un virus? Una genia intestinale? No. Il batterio, qua, la meningite. Un'idea. Questo video è come un libro giallo, ogni informazione non è mai buttata lì a caso. Verrà ripresa dopo. Ore 14:10, lascio Soldato dalla Panini per Dell'Otto, maestro assoluto di variant cover che ho scoperto negli ultimi 2-3 anni. E la prossima volta fatti i cazzi tuoi, lascia lo scatolo là vicino. Legato più al mondo giapponese Disney. Si mette le cuffie antirumore, sti cazzi. Scopa il tuo marito, si urla. Urla lui e non senti me. Mi piacciono i suoi lavori coi paperi, con Topolino, ma non disdegno neanche qualche Spider-Man o Batman tra i suoi lavori. Lo vedrete dopo. Quindi, prima coda di Soldato, lo metto in coda, gli compro i volumi, metto un post-it sopra con scritto firma, gli lascio uno Shikishi con scritto sopra Spider-Man abbozzato. Cosa potrà andare storto? Nulla, no? Vedremo. Io volo alla salda presso ore 14:30 per Wes Parker. Wow, spero che abbozzato sia stato proprio Spider-Man, tipo l'hanno messo sotto con la macchina, così l'hanno abbozzato. Fabio Veterinario, che scatti il cannone, quello che si faceva macchina fuori da Star Comics. Ma statti fermo. E mi prendo i volumi 3, 4 e 5. No Martina, non mi serve, non ti ringrazio, sei una sorella, non mi serve Garden firmato, sto bene così. Avevo i volumi 1 e 2 già sketchati e che fai? Non ti fai sketchare anche il 3 con madre? Tutto sta andando secondo i piani, a fianco ci dovrebbe esserci De Lauro. Mi giro, c'è. Ghost Gun. Tac. Carlo Sid Lauro è diventato De Lauro, infatti non capivo chi Radwan Lepon, io sto un cavolonato. Frate, ma tu ne hai visto proprio che sta succedendo fino a mo'? Ma come io mi faccio fare un pazzo stasera? Io non ce la faccio più. Siamo a 14 minuti su 1 ora e 54. Guagliù, 14 minuti su 1 ora e 54. Io sto già così. Come devo arrivare alla fine di questo video? Voi volete vedere gli occhi che mi escono fuori dalle orbite? E anche questi. Portata a casa. Finito alle 15:30 provo per Yoshino alla Goen, ma è già tutto sold out. C'è stato tanto entusiasmo per lo Yoshino. Gran colpo della Goen, gli facciamo i complimenti. Ci torneremo in un'altra sessione. Sono rosso perché oltre a non aver voce mi è venuta anche la febbre post Lucca. Però sono qui a fare il video. Ritiro Soldato e controllo com'è andata. Firma su Secret War, fatta. Firma su una mia variant cover di Bane con certificato, fatta. Firma su una delle più belle copertine di Batman così ed era tutta sexy che... Mamma mia che copertina. Firma, ma guarda la copertina. Più della firma, guarda la copertina. Senza senso. E voi direte, va tutto bene? Sì. Vi ricordate che gli ho lasciato uno Shikishi per fargli fare una bozza di Spider-Man? Andrea, come sei esigente. Non gliel'avrà fatto.
gliel'ha dato al contrario. Cioè, lui probabilmente gliel'ha dato al contrario e dell'8 gliel'ha fatto al contrario. Cioè, ok, sarà l'unica... Cioè ha fatto una premessa assurda dicendo quel gran di mio padre, quel padre che combinato, ha fatto un guaio, che ha fatto quello di mio padre? E che ha fatto? Niente. Gliel'ha dato e gli ha fatto pure il disegno. Gli ha fatto pure il disegno, gli ha fatto. Ma manco avessi detto non gliel'ha fatto, ha sbagliato, ho fatto fare un altro personaggio. Ma te l'ha fatto. Ma perché stai facendo così una tuo padre? Stai uccidendo tuo padre, Andrea. Andrea, stai uccidendo tuo padre. Persona al mondo che avrà uno Spider-Man dell'8 fatto sul retro di uno Shikishi. Non lo metto in dubbio. Sul retro. Lei non deve mettere in bocca le parole agli altri. Io a te sai che ti metto in bocca un errore di soldato. Gli si vuole bene. Ora il 16 vado da raggiunto. Devo raggiungere il limite di spesa per le firme. E ne voglio 2. L'ingazza è lì e io voglio 2 firme. Quindi compro Squisito in variant, che tra l'altro avevano firmato già lì pronto per me. Non per me, li avevano già pronti. The Demon King Champion e Off Machine and Beast in variant cover. Tutto questo per avere Checkmate la versione normale e Checkmate la versione variant. Quest'anno i Boys in Love vanno di moda. Ore 16:30 sono in giro. Ci tengo a precisare che ha voluto fare lui questa foto. Giro per il Napoleone, provo qualche film dalla Bao, tutto sold out, inavvicinabile. Mi dirigo alla Renoir. Ho una fissa da quando l'hanno annunciato al Luca Comics di quest'anno. Ho sentito delle storie sui suoi disegni, ma voglio vederlo coi miei occhi. Renoir, Yojimbo, Repo. Vuole vedere? Deve vedere. Ragazzi, chi si è fatto sketchare qualcosa sa di cosa parlo. Volume 1. Tanta roba. È uno sketch, non è una stampa. Si vede. Anche i petali. Si vede. Vedo questa poesia e non rilancio chiedendo anche lo sketch del volume 2? Ma ovvio che sì. Era una pagina bianca questa, signori. Era una pagina bianca. Niente matita, va giù diretto, con una pulizia e una precisione devastanti. C'è molta coda, ma perché lui veramente fa un disegno da 15 minuti perfetto. Quindi la coda si fa stravolentieri. Sapevo che era bravo, era in lista da fare, però vederlo mi ha lasciato veramente a bocca aperta. Ritiro soldato che era a passeggiare per Lucca tranquillo. Controllo le firme. Sono le 18:30, abbandono Lucca, voglio andare in un paesino limitrofo. Stupendo. Voglio essere lì per le 19, ora in cui potrò giocarmi i miei 100 tagliandini di Urasawa. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. 100 tagliandini di Urasawa. Ho abbandonato la città per un discorso 100 tagliandini sono 2000 euro. di tranquillità, di internet. Che se li doveva giocare. Voglio proprio godermi il momento. Si doveva godere il momento, si doveva godere il momento. Dio santo. 19 comincio a giocare. Ore 19:30 continuo a giocare mentre entro in un giapponese. Continuo mentre vado in hotel. Continuo prima e dopo la doccia. Fatemi dire che giocare a 100 biglietti è estenuante. Arrivo a 90, tutti perdenti. Aspetta. 100 biglietti è estenuante. 100 biglietti è estenuante, capito? Cioè, quando dici così, Andrea, sai che sembra? Sembra proprio quel ricco figlio di che va via Condotti e si compra 7 Cartier diversi tra loro e dice: mamma mia, come pesano sul polso però questi orologi da 1700 euro l'uno. Mamma mia, però pesano proprio. Arrivo a 90, tutti perdenti. Me ne tengo 10 per il mattino dopo. Non voglio andare a dormire completamente arrabbiato. Già un pochino mi giravano, Dormo 4 ore e 30, mi sveglio, gioco gli ultimi 10 biglietti e... perdo. Godo! E come godo!
100 biglietti, tutti perdenti. Sì. Sì, Dio. Grazie, finalmente. Sapevo che fare il battesimo, la comunione e la cresima prima o poi mi avrebbe ripagato di qualcosa. Grazie, Dio, tu esisti allora. Perdo. Ho perso giocando 100 biglietti di Urasawa. 2000 euro. Hai perso buttando 2000 euro di biglietti di Urasawa, non 100 biglietti. Tu hai perso buttando nel cesso 2000 euro. Tu hai perso bruciando fumetti che non regalerai a nessuno, Andrea. A nessuno. Che stanno lì, che non valgono più un... Perché dopo, Luca, dopo questa dei biglietti, tutta la fottuta Italia ha tutti i fumetti di Urasawa. Urasawa non vale più un... Urasawa è completamente svalutato grazie a questa manovra dei bigliettini della lotteria. Non vale più niente Urasawa. È morto il mercato di Urasawa, è morto e io godo. Perso. Aspetta che lo dico. Persi tutti, non è una battuta. Persi. Non c'è il colpo di scena. Persi. Tutti e 100. Prendo la macchina, mi avvicino alle mura, lascio soldato dalla Toei. È il primo. C'è un evento delle Pretty Cure, 100 shikishi limitati. Proprio di nicchia. E che faccio? Me lo perdo? No, mollo soldato. Io intanto vado alla Ikari per Ninomiya. Di Gannibal. Sono le 4, sono in posizione numero 27, rientro nei 60 del mattino. Sono contento. Mentre sono in coda, un ragazzo aveva l'esigenza di scambiare il suo numero con un numero più alto, perché aveva cose da fare, impegni. Lui è il 4, io sono il 27. Mi offro io. La cosa veniva molto bene anche a me in termini di risparmio tempo. Sono così contento che gli offro la colazione appena apre il bar e lo saluto. Pensa alla moglie che gli avrà detto. La moglie, la figlia. Papà, ti prego. Papà, devo bere il latte. Zitta! Devo spendere 2000 euro su Urasawa, devi stare zitta! Papà, devo crescere, ho bisogno di mangiare, ho bisogno dei pannolini. Cacati in mano! Devo comprare 2000 euro di biglietti! 20 ci danno i biglietti e volo in coda. Ore 9 riesco a essere dalla Dynit mentre tutti si accalcolano alla Bao per le limite del viaggio di Shuna, tutte quelle robe lì. Dalla Dynit sono tra i primi 50 e riesco a ottenere il volo della farfalla variant e il tagliandino per fare lo sketch. Appena mi danno il tagliandino e il volume pago ovviamente e poi corro dalla Bao e lì riesco ancora a trovare 2 volumi limite del viaggio. Puttana. Sono calmo. Di Shuna. Tecnicamente me ne servivano 3. 1 per me e 2 per i miei amici che mi hanno chiesto ti prego, il viaggio di Shuna, ti prego. Quindi teoricamente in questo momento ne mancherebbe 1. Nel mentre vedo un ragazzo con cui parlavo in coda e con cui avevo detto io vado dalla Dynit, non so se riesco ad andare dalla Bao, me ne aveva preso 1. Glielo pago, ne ho 3. Tutti quelli di cui ho bisogno. Ricordatevi che ogni cosa che vi dico non è messa lì a caso. Tornerà utile più tardi. Arrivo dalla Ikari, compro Gannibal 13 con lo shikishi dentro, la versione quella da sketch, e mi prendo l'1, il 2 e il 3 in modo tale da superare i 40 euro come da regolamento e avere il mio sketch. Le firme cominciano alle 10:30. Io mi metto in coda, aspetto il sensei anche se vanno in ordine tagliandino, dunque tutto molto rilassante. Complimenti all'organizzazione. Per le 9:45-10, mentre siamo lì che aspettiamo, un ragazzo che ho conosciuto il giorno prima e che vedrete dopo in video mi fa "Oh, ma quello tra le transenne non è Kago? Mi sembra lui ma non ho nulla da farmi firmare. È lui o non è lui?" Esco, lo circunnavigo. Onesto non si capiva. Non sono qui a fare il fenomeno.
L'ho riconosciuto dall'odore. Non si capiva. Cappello di lana fin qua, mascherina. C'era un'europea vicino che sapeva di traduttrice. Boh, io ci provo, tanto. Apro lo zaino, tiro fuori uno shikishi, stappo un pennarello, arrivo lì. Sensei, sumimasen. Lui mi guarda, prende shikishi e pennarello, comincia. Colpaccio. Un ragazzo che mi ha dato la dritta di fianco a me non ha nulla da farsi firmare. Allora, io ripago sempre i favori, le informazioni, sempre. Il ragazzo mi aveva dato la soffiata, non poteva rimanere a mani vuote. Ma che è un'associazione a delinquere, di gente che si deve aiutare? Dov'è quel pezzo di Lucas che mi ha rotto i... Tu stavi nella fila di Furuya, guarda questo che fa! E poi mi vieni a dire a me, stavi nella fila di Furuya e facevi anche Mashima! C'hai il dono dell'ubiquità! C'hai il dono di Fuori un altro mio shikishi vuoto, glielo regalo e gli dico, appena mi dai il mio, dai il tuo, già spostato sotto. Boom, ci riesce. Nel frattempo tutti quelli dietro di noi capiscono cosa sta succedendo. Sta per arrivare la mandria, il sensei scappa. Ma noi due abbiamo fatto un gran colpo. La firma, fa. Torna alla coda Licari per le 10:30 col mio trofeo. Per correre da lui avevo chiesto a un ragazzo di Parma che era lì con la fidanzata di guardarmi le cose, gli acquisti, le borse, il giubbotto, avevo mollato tutto ed ero corso. E un ragazzo di Parma, ci siamo visti 1000 volte in questi giorni ma non mi ricordo il nome. Se vedi il video lascia un commento, ti ringrazio ancora. Insomma, questo ragazzo mi ha aiutato nel fare l'impresa che ho appena fatto. E poco prima era dispiaciuto per non essere riuscito ad ottenere il viaggio di Shuna Limited, perché ci era arrivato un attimo dopo e sapendo che ne avevo 3 aveva provato a dirmi ma se ti do qualcosina in più riesci a darmene uno. Io a malincuore ma gli ho detto guarda, non sono per me, non li rivendo, sono veramente per dei miei amici. No, neanche di più non posso, ma la situazione nel frattempo è cambiata. Lui mi ha fatto un favore, tiro fuori il viaggio di Shuna Limited e glielo do al prezzo di copertina che l'avevo pagato. Ricordatevi, io ripago sempre chi è gentile con me, sempre. Verrò cazziato dal mio amico per non averglielo portato a casa, piuttosto gli do il mio, ma la mia etica diceva che dovevo far così. Il favore andava ricambiato. Sono quasi le 10:30, io dovrei andare alla Goen per uno sketch. Soldato è tornato e mi ha appoato... La mafia, letteralmente la mafia. Poi dicono Napoli, la mafia. Qua, signori, ecco a voi. Lo shikishi della Toei. Soldato ha pensato che fosse da ragazze e se l'è fatto firmare a Valentina. Va benissimo. Questo non lo considero neanche un errore, questo. Errore le verranno dopo. Comunque, shikishi della Toei, tanta roba. Piazzo lui per Gannibal spiegando e lasciandogli la foto di quello che volevo. Inizialmente volevo il vecchio, poi ho visto che faceva una bambina da delirio. Soldato quando pensa fa i guai? In modo devastante, che fai? Mi faccio fare la bambina. Scelgo quella e corro letteralmente dalla Goen. Letteralmente. Campione del mondo di corsa. Arrivo dalla Goen e devo acquistare il materiale per avere le variant e potermi far fare la firma. Volevo acquistare 2 variant, quindi ho dovuto spendere un pochino. Cosa ho preso? Barakamon 1, voi mi direte, ma c'avevi già? Avevo la versione speciale Limited Variant dell'anno scorso, quella con l'argento, non la normale. E poi mi sono recuperato anche il 2, il 3 e il 4. In più esce anche Vefable Variant, aumentiamo la spesa. E ci prendiamo anche Vefable 1, Vefable 2 e 3, Prison Experiment 3, 4 e 5. In questo modo sono riuscito anche a avere la variant di Gran Blue e la più importante di questo lotto, ma Barakamon 6. Che ovviamente ci siamo fatti sketchare. Era possibile scegliere tra i 3 personaggi principali, ma neanche a dirlo. Bellissimo. E ci torniamo dopo, in tutti i sensi. Dopo lo sketch sto uscendo e il destino bussa alla mia porta per la prima volta in questo look. Questo sarà un passaggio chiave. Un ragazzo mi riconosce, sa della mia fissa per Urasawa, sa che mi sono giocato 100 biglietti e li ho persi tutti. Lui ne aveva giocati 50 e aveva vinto al 15° tagliandino. Gliene rimangono 35 da giocare. Allora, avrete visto che nel giorno precedente ho comprato 100 biglietti e ho perso. Lui mi ha regalato. Abbiamo trovato una trattativa onesta per tutti e due. 35 possibilità. Vediamo come va. Vedete che succede. Vedete che succede. Ci siamo accordati da gentiluomini e così ne ho recuperati altri. Trattativa, gentiluomini, ho fatto un favore e me lo doveva ricambiare. La camorra in un video. 35. Altri 12 li farò su con acquisti, cose. Ho nuovamente 47 preghiere da giocarmi. Rispetto agli altri 100 che erano perfetti, questi sono proprio
la speranza, l'ultima speranza. Riassunto, siamo a 147 biglietti di Urasawa e ne ho 47 da giocare. Era finita. Sei abituato alla camorra perché sei di Napoli. No, non scherzo. Torna a Napoleone. No, mette tutto Rocky 6. Posso dire una cosa però? Adesso sono calmo, sono tranquillo. Questo paragone improprio mi fa veramente incazzare. Certo che si vede che sono calmo, Simo G! Certo che si vede! Non c'è bisogno che lo sottolinei! Questo paragone improprio a me mi fa veramente girare. No, veramente manca un'ora e mezza, altro che un'ora. Nicolas, forse non hai capito, dura 2 ore il video. Siamo appena a 25 minuti. Merlino, la camomilla, mettila in una peretta e ficcatela nel... Ok? Rocky racconta di amore, di sofferenza, di lotta. Io voglio capire qual è la sofferenza nello spendere 2000 euro e il giorno dopo spenderne altri 1000. Il giorno dopo altri 1000. Qual è la sofferenza? Dove sta la sofferenza? Dov'è il sacrificio vero? Dove sta la sofferenza? Cioè, si vuole paragonare a Rocky? Veramente ti vuoi paragonare a Rocky? Soldato ha finito, controllo. Vedo il danno. Soldato aveva estratto il volume che non serviva, l'aveva buttato libero in borsa e fin lì poco male, ma aveva riposto lo shikishi dentro il box così e buttato in borsa. Io arrivo, vedo il box di cartone completamente piatto, infarto, dico lo shikishi è rotto a metà, sto sudando, estraggo lo shikishi, per fortuna lo shikishi era perfetto, immacolato. Neanche un graffio, guardate che bella la bambina. Io mi immagino il padre e lui che lo cazzi ogni volta. Papà! Sei uno... Papà, ma che c***o hai fatto? Papà, ma che c***o fai? Ma la cosa bella è che a questo gli dà pure i soldi. Immagina questo padre che viene vessato tutto il tempo, gli ha dato la vita, gli ha dato i soldi, cioè... Bina, il box sì, si era piegato, sono riuscito a rimetterlo più o meno... a posto, ma l'importante era lo shikishi. Sta piangendo per dirlo, sta piangendo per dirlo. Da tra un po' piange per dire sta cosa. Cioè non solo si è fatto la fila, non solo ti ha preso lo shikishi. Che perfetto. Soldato paga l'inesperienza in questo mondo e paga la fretta in cui bisogna fare queste cose, perché tempo che hai finito ti arrivano tutti da dire tocca un altro, devi correre. Non è proprio abituato, diciamo. È andata bene, ma comunque era già in programma che tornassi da Nino Mia in un secondo momento. Perché voglio godermi il momento io davanti a Nino Mia. E se ci starà, vedrete tra poco. Sarà una perla di questo Luca Comics. Soldato è libero, quindi lo piazzo in coda per la Takahama. Cominciava alle 11, finiva alle 12. Siamo più o meno alle 11:30. Corro e non è un modo di dire da Shintaro Kago. Ma l'avevi visto poco fa? Sì, ma quello è uno shikishi per strada, firma, è una cosa diversa. Qui, dalla Holopress, scelgo il suo volume con tavola originale. Si comprava un volume da 160 euro, con all'interno una tavola originale. Poi il maestro firmava il volume e la tavola. La tavola all'interno non potevi sceglierla, quindi quando arrivavi ti dicevano collo 1, collo 2, collo 3. Io ho scelto il collo 3. All'interno del collo 3 poi c'erano 10 volumi, ti dicevano di dire un numero da 1 a 10. Io ho scelto il 7. Ti prendono il volume, lo paghi, questo è tuo, qualsiasi tavola ci sia, perché ci sono tavole vuote, tavole super, le sue, o tavole normali. Va bene, mi piace, bella, mi sembra una tavola molto bella. È piena. È piena, com'è la tavola? Pienissima. Ci piace. Non mi è uscita una super tavola delle sue, ma comunque è una tavola piena. Sono già contento così, va benissimo. Tra l'altro questo logo che mi richiama la Triforza, e ovviamente anche il volume firmato. Con 10 euro in più era possibile avere anche lo speciale che avrebbe firmato. E che fai? Non lo prendi? Nella descrizione doveva scrivere: nessun soldato è stato maltrattato in questa fiera. Non può, perché il padre lui lo ha ucciso. È tornato da solo a casa. Ragazzi, la prima parte termina qui. Non c'è ancora nessun taglio in questa ripresa che state vedendo, ma ci sarà durante il video, perché il video dura troppo, 1 ora e mezza, e sono soltanto 58 minuti di reaction. Però guardate quanto è bella tutta la timeline. 4 ore di lavoro e mi mancano ancora 3 ore, che è l'altra ora rimanente. Quante parti usciranno? Spero 4/3, ma 4 sicure, spero, non lo so. Però è bellissimo, ragazzi, ve lo assicuro, è veramente troppo bello. Lasciate mi piace, iscrivetevi, fate tutte cose.